Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo poncio o coprispalle, come volete voi, dall'area un po' gypsy. È un capo molto adatto a questa stagione, da mettere sopra camicie e maglioni, ma anche portabilissimo nei mesi più freddi sopra giacche e cappotti. Io ho scelto di farlo con questo filato, che secondo me è bellissimo, ha dei colori stupendi, che è il Janeiro della Tre Sfere, e lo lavorerò con l'uncinetto numero 10. Parto facendo questo poncio prima di tutto col nodino iniziale, dopodiché farò degli occhielli per un totale di 20. Quindi vado su con 4 catenelle, filo sull'uncinetto, punto la catenella, la prima catenella che ho fatto, e faccio un punto alto. Proseguo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a prendere la chiusura del punto alto, cioè qui ci sono 2 costine vicine, una, 2, entro e faccio un punto alto. Salgo ancora con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a prendere le 2 costine della chiusura del punto alto che ho fatto in precedenza e faccio un altro punto alto. Di nuovo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a lavorare le 2 costine del punto alto che ho fatto prima e faccio un altro punto alto e vado avanti così. Io con questo filato, questo uncinetto, ne farò 20 che hanno una lunghezza di circa 62-63 cm. Se voi doveste usare un altro filato e un altro uncinetto, non dovrete fare altro che prendere la misura che almeno ci passi la testa, poi vedete voi più o meno che scollatura volete avere, più ampia, meno ampia. Vado avanti a finire gli occhielli. L'importante è che il numero degli occhielli sia pari, perché dovremmo usare 2 occhielli per fare gli aumenti e nel restante numero di occhielli dovremo dividerli a metà per fare in modo che gli aumenti siano centrati. Ho fatto i miei 20 occhielli. Ora metteremo dritta questa catena di occhielli e andremo a chiudere con un punto bassissimo. Entriamo da dove abbiamo cominciato, chiudiamo un punto bassissimo e abbiamo il nostro girocollo. Ora dobbiamo segnare i punti degli aumenti, quindi io, avendo fatto 20 occhielli, segnerò il primo occhiello, l'occhiello numero 1, così almeno inizio subito con l'aumento, e andrò a segnare l'occhiello numero 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, in modo che mi ritrovo 9 occhielli per lato. 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi eravamo rimasti qui alla chiusura. Mi sposto con un punto bassissimo dentro il primo occhiello e andremo a lavorare a punto grenni tutto il poncio. Quindi qui faremo il nostro aumento, salgo con 2 catenelle che saranno il nostro primo punto alto e faccio altri 2 punti aggiuntivi per un totale di 3. Aggiungo una catenella di separazione,
ed entro nello stesso archetto che ho lavorato con altri 3 punti alti. Tolgo il marcapunti perché non mi serve più. Mi sposto nell'archetto successivo e faccio altri 3 punti alti. Eseguito il secondo gruppo di punti, mi sposto nell'occhiello successivo e lavoro altri 3 punti alti e vado avanti così fino a quando arrivo all'occhiello marcato dove farò l'altro aumento. Ho riempito i miei occhielli e sono arrivata al marcapunti centrale e qui dovrò di nuovo rifare l'aumento. Il marcapunti lo tolgo perché adesso non mi serve più, quindi entro con 3 punti alti, una catenella e altri 3 punti alti nello stesso occhiello e così ho ottenuto il mio secondo aumento. Ora non devo fare altro che spostarmi nell'archetto successivo e lavorare i 3 punti alti mi sposto di nuovo nell'archetto formato dall'occhiello successivo con altri 3 punti alti e via via finché finché finiremo il nostro giro. Finito il giro vado a chiudere con un punto bassissimo e cammino poi con i punti bassissimi fino all'archetto che si è formato dalla catenella di separazione dell'aumento. Quindi entro con un punto bassissimo anche qui, salgo con 2 catenelle e faccio l'aumento, altri 2 punti alti per un totale di 3. Il primo viene sostituito dalle 2 catenelle, una catenella di separazione, e lavoro altri 3 punti alti, mi sposto tra i gruppi di 3 punti alti, vado in mezzo e lavoro 3 punti alti. Mi sposto di nuovo tra i gruppi di 3 punti alti che trovo e lavoro 3 punti alti. Mi sposto ancora nello spazio creato tra i due gruppi di 3 punti alti e lavoro 3 punti alti. Praticamente tutto il poncio è così. Quindi praticamente ci sposteremo tra i gruppi di 3 punti alti e lavoreremo 3 punti alti per ogni spazio che abbiamo a disposizione finché arriviamo dove c'è l'aumento e faremo un altro aumento, 3 punti alti, una catenella, 3 punti alti e di nuovo
si lavoreranno 3 punti alti per ogni spazio che abbiamo a disposizione, fino ad arrivare all'altro aumento dove chiuderemo il giro. Cammineremo con i punti bassissimi fino a entrare nell'archetto formato da una catenella e ripartiamo con l'aumento e andremo a lavorare così fino alla lunghezza di cui abbiamo bisogno. Io ho lavorato il poncio 20 giri, per quel che mi riguarda mi fermo qua. 20 giri corrispondono a 42 centimetri di fianco. Questo poncio veste tranquillamente fino a una taglia L e XL. Ora dovremo fare la chiusura invisibile dell'ultimo punto. Quindi questo è il mio ultimo gruppo di 3 punti alti, quindi ne ho fatti 2. Faccio il terzo, non chiudo con un punto bassissimo e non faccio il nodino di sicurezza, vado a tagliare un 20 cm di filo e sfilo il capo lasciando il lavoro aperto. Dopodiché prendo un ago da fettuccia, perché comunque il filato è spesso, e vado a prendere il punto, non le 2 catenelle, ma proprio il punto intero, le 2 costine del punto intero, e accosto i 2 lembi. Dopodiché entro nella catenella dell'ultimo punto che ho lavorato, entro e vado a prendere le 2 costine del punto e lo chiudo in maniera da farlo diventare uguale agli altri, così praticamente non si vede più niente. Giro il lavoro entro in un punto qualsiasi, faccio un nodino di sicurezza e poi dopo vado a nascondere la codina nei punti. Quindi entro lo faccio passare per una decina di punti, in modo che resti bello fermo e non ci sia pericolo che si disfi. E voilà, il nostro poncio è finito e con questo il video è terminato. Spero di avervi dato un'idea in più. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo inoltre di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina che vi manderà le notifiche ogni volta che pubblicherò qualcosa. Vi ricordo inoltre che sono anche su Facebook e su Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti!